Buongiorno a tutti, amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Come facciamo praticamente ogni giorno, andiamo a confrontarci sulle ultime in casa Inter e naturalmente tiene banco la trattativa per Palestra. C'è un Inter che cerca di affondare il colpo, rimane la distanza con l'Atalanta, andremo insomma a vedere tutti gli ultimi dettagli sull'operazione che potrebbe portare il calciatore ex Cagliari a Milano. E andremo a vedere anche alcuni profili che potrebbero essere alternativi a Palestra, perché è la domanda che ci facciamo un po' tutti. Se dovesse saltare Palestra, quali sono i profili da Inter? Chi può prendere il posto di Denzel Dumfries? E andremo a vedere, ecco, proprio 2 o 3 profili che possono fare al caso dell'Inter, cercando così di dare delle risposte anche al quesito che ci siamo posti molti di noi ieri nei commenti dell'ultimo video. Naturalmente Palestra non è l'unica trattativa che tiene banco in casa nerazzurra, ci sono sempre da attenzionare, ecco, i difensori, e quindi i nomi sono quelli di Solé e Mancini, e c'è comunque da trovare un secondo portiere. Provedel in questo momento sembra in pool. Andiamo con ordine. Naturalmente io, come al solito, vi ricordo anche un bel like al video e l'iscrizione al canale per supportare con 2 semplici clic. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport, che titola: Palestra corre verso l'Inter, pronto il rilancio, l'Atalanta apre al trasferimento. Sullo stesso tema naturalmente scrivono anche il Corriere dello Sport, che in prima pagina titola: Palestra Inter più vicina, offerta da 42 più bonus, prezzo Dea 53 milioni. Marotta e Ausilio lavorano per tamponare la partenza di Dumfries, che ha già sostenuto le visite per il Real. Il terzino azzurro ha scelto Chivu, il suo obiettivo è fare coppia con Di Marco, vertice con i Percassi. Leggiamo infatti: Palestra prende forma, assalto Inter 42 più bonus, la Dea dice 53. E ovviamente di questo parla anche Tutto Sport. Si legge infatti: Palestra pressing Inter, anche Cocchi nell'affare, l'agente dell'esterno ieri a Milano, per lui è pronto un contratto di 5 anni a 2,5 milioni, oltre alla Premier voci pure di sondaggio Juve. Si lavora all'architettura di un'operazione simile a quella che aveva convinto il Cagliari a dare il via libera per Barella, valutato 52,2 milioni tra prestito, riscatto e bonus. Naturalmente c'è ancora distanza. L'Inter è arrivata ad offrire 42 milioni, da qualche altra parte si legge 43 milioni, l'Atalanta ne chiede circa 53 tra parte fissa e bonus, e la parte fissa, ecco, ne chiede 50, quindi come ha riportato anche il giornalista Fabrizio Romano, non 43-45 più bonus. L'idea dell'Atalanta è che la parte fissa debba essere di 50 milioni. L'Inter proverà ad inserire Cocchi nella trattativa e, da quanto si legge, è un nome che potrebbe interessare all'Atalanta. Naturalmente il punto qual è? Che c'è distanza tra l'offerta dell'Inter e la richiesta dell'Atalanta, e quindi non sembra una trattativa che si chiuderà in tempi brevissimi. Ecco, probabilmente si andrà quantomeno alla prossima settimana e chissà se non anche oltre. Però ci sono delle differenze rispetto al caso Lookman, perché molti, ecco, hanno fatto il parallelismo, le cifre sono simili, l'atteggiamento dell'Atalanta anche, quindi finirà come con Lookman. La differenza è innanzitutto che qui l'Inter ha avuto contatti diretti con i Percassi, quindi mentre con Lookman i contatti furono in primis con gli agenti del calciatore e poi dopo fu recapitata l'offerta all'Atalanta, qui già ci sono contatti diretti con la proprietà dell'Atalanta. Dopodiché c'è l'altra differenza, che qui l'Inter conosce il prezzo di Palestra. Ecco, se l'anno scorso l'Atalanta rifiutò l'offerta per Lookman e non si espresse mai sul reale prezzo del nigeriano, qui l'Inter sa qual è la cifra che potrebbe convincere l'Atalanta. E c'è un calciatore che sta spingendo in direzione Inter, e col calciatore stesso ovviamente non ci sono troppe difficoltà per arrivare all'accordo. Non è un problema economico, visto che comunque 2 milioni e mezzo all'anno rappresentano un importante aumento dell'ingaggio per Palestra. Il punto qual è? Perché la volontà del calciatore potrebbe comunque in un certo senso incidere. Ci sono delle offerte dalla Premier, c'è il Newcastle che sarebbe pronto ad accontentare l'Atalanta, il calciatore però vuole rimanere in Italia, quindi non è allettato dall'ipotesi Newcastle. Però, insomma, col passare dei giorni, se passano delle settimane, è chiaro che dalla Premier possono arrivare altre offerte, c'è il City interessato, e chiaramente poi quando iniziano ad arrivare i top club può cambiare anche la posizione del calciatore.
Naturalmente è una trattativa che dal mio punto di vista io non vedo semplice al momento, perché comunque c'è distanza e sappiamo che l'Atalanta è molto restia ad abbassare le sue pretese economiche, quindi che l'Atalanta possa accettare 43 milioni mi sembra un'ipotesi abbastanza remota. L'auspicio è solo che ecco, si possa inserire Cocchi nella trattativa, che comunque dispiace perdere, però insomma sarebbe per arrivare a palestra, e che quindi ecco, possa essere abbassata la parte cash. Rimane un'operazione onerosissima per un calciatore che per me ha grandi caratteristiche, per me può essere il futuro ed è probabilmente quello che pensano anche i dirigenti dell'Inter, però rimane un calciatore che comunque ha fatto una sola vera stagione positiva a Cagliari e quindi che ha un grandissimo potenziale, ma dovrà comunque adattarsi ad un contesto diverso. Rimane una cifra molto, molto importante, ecco, dal mio punto di vista. Arriviamo però anche ad un altro aspetto. È chiaro che Palestra è un po' il preferito sia della dirigenza, ma anche un po' dei tifosi per quanto riguarda la parte tecnica. Poi però andrebbero valutate anche delle alternative. Ieri c'è stata una domanda nei commenti che mi chiedeva appunto: ma ci sono dei profili alternativi a Palestra? Chi potrebbe prendere il posto di Dumfries? Premettiamo che ci sono tanti aspetti che fanno comunque propendere per il nome di Palestra, perché conosce già il campionato, perché già agisce da quinto, perché è italiano e non è mai un qualcosa di secondario nell'Inter. Però andiamo a vedere anche quelli che secondo me potrebbero essere dei profili alternativi, tra l'altro con costi leggermente inferiori. Partiamo dal primo profilo, è quello di Alan Kalaili, è il calciatore che sta trattando il Napoli. Il Napoli non ha ancora l'accordo, quindi ci sarebbe possibilità di inserirsi. Come vediamo nel grafico ha delle statistiche importantissime, un calciatore molto completo. Andiamo però a valutare, ecco, che tipo di calciatore sarebbe, perché poi c'è bisogno, ecco, comunque di non fermarsi ai numeri, di vedere, ecco, cosa può dare il calciatore in campo, cosa che ho fatto naturalmente, e quali sono i pro e i contro. È innanzitutto un calciatore classe 2004, quindi parliamo anche qui di un profilo giovane in forza all'Union Saint-Gilloise. È un calciatore alto, quindi fisicamente strutturato, è 1,83 m. La richiesta dell'Union Saint-Gilloise sarebbe intorno ai 22 milioni, quindi è un po' la richiesta che è stata fatta anche al Napoli. Il Napoli non ha ancora accontentato, sta lavorando anche su altri profili, ci sarebbe comunque la possibilità di un inserimento. Quali sono i lati positivi di Kalaili? È un calciatore, è molto veloce, è un calciatore tecnico, è un calciatore che comunque ecco, riesce a sfruttare anche riesce ad essere un punto di forza, ad avere un punto di forza ecco, anche nei dribbling, proprio sfruttando la sua velocità. È un calciatore però che va comunque adattato ad un contesto diverso, perché nasce da esterno alto e qui naturalmente viene automatico il parallelismo con Luis Enrique. È un calciatore che nasce da esterno alto e che adesso l'Union Saint-Gilloise lo sta utilizzando come esterno di centrocampo in un 3-4-3. Quali sono però le differenze con Luis Enrique? Perché chiaramente ci sono delle differenze ed è il miglioramento dal punto di vista difensivo del calciatore. Perché se andiamo a vedere anche le statistiche di Kalaili, comunque ha il 54% di contrasti vinti in partita, 4,9 contrasti che sono sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Ha tanti duelli a terra vinti, ha anche un buon numero di palle recuperate a partita, addirittura 5,2, quindi è un calciatore che dal punto di vista difensivo sta migliorando ed è un calciatore che incide tanto anche per quanto riguarda ecco, l'incisività sotto porta, anche per quanto riguarda proprio ecco, i dati per gol e assist che andiamo a recuperare. Nell'ultimo campionato ha realizzato 3 gol e 5 assist, ma con gli XAI, expected assist, altissimi, 7,52, ecco praticamente più del doppio di Palestra. Il punto quale sarebbe? Che comunque bisognerebbe inserirlo in un campionato diverso, andrebbe valutata comunque la tenuta difensiva in un campionato diverso, ci sarebbe da fare un lavoro dal punto di vista tattico. È però un calciatore che dal punto di vista offensivo potrebbe dare tantissimo e potrebbe portare anche quell'imprevedibilità che spesso ha cercato l'Inter. Ecco, per esempio su Tutto Sport si parla di alternative e si fa il nome di Ndoye che in passato ha cercato l'Inter con l'obiettivo proprio ecco, di adattarlo a quinto. Ecco, Kalaili andrebbe comunque adattato, però diciamo che quel processo di adattamento lo ha già fatto in parte, quindi sarebbe avvantaggiata l'Inter in questo senso. Profilo naturalmente che costa meno, praticamente costerebbe quasi
su per giù i soldi incassati dalla clausola di Dumfries. Insomma, profilo secondo me molto interessante. Secondo me il Napoli fa un grande acquisto se dovesse concludere. Insomma, dovesse saltare Palestra, ecco che ci si può inserire. Ed è qui quando dico che per Palestra i tempi non dovranno essere eccessivamente lunghi, in un senso o nell'altro. Passiamo anche all'altro profilo che in realtà avevo già citato nei giorni scorsi, ed è quello di Gvairo Red del Feyenoord. In questo caso parliamo di un calciatore ancora più giovane, è un classe 2006, 1,75 m, il costo sarebbe tra i 30-32 milioni, quindi un costo già leggermente più elevato. Calciatore che aveva attirato l'attenzione anche di top club europei, quindi del Bayern Monaco in primis, che lo aveva trattato, poi si è un po' defilato. Vediamo già da qui la scheda sui percentili, vediamo anche qui un calciatore molto completo, quindi per duelli aerei, conduzioni, cross, insomma calciatore comunque molto valido, perde qualcosa solo nei passaggi progressivi. Che tipo di calciatore è? È un calciatore molto rapido anche lui, è molto tecnico, riesce comunque ad incidere anche lui nel dribbling, seppur è probabilmente meno funambolo, ecco possiamo dire, di Calaili. È un calciatore però meno offensivo e che parte ecco, da terzino della difesa a 4, quindi sicuramente ha un'attitudine migliore dal punto di vista difensivo, che è comunque un punto da andare a migliorare. Ecco, Red rappresenta un po' il terzino che oggi cercano in Europa, quindi quel terzino di spinta che si sovrappone, che ha tanta corsa, che riesce ecco, magari ad incidere anche tecnicamente, perché non è male dal punto di vista tecnico, e che però ecco, va adattato per letture difensive. Però ha tantissimi margini di miglioramento, parliamo di un calciatore di 19 anni e quindi anche qui comunque calciatore che non rispecchia le stesse caratteristiche e magari quella certezza che può dare Palestra, però rappresenta un'alternativa, perché se dovesse saltare Palestra, naturalmente trovare un calciatore che valga quanto Palestra significa pagarlo almeno quello che richiede l'Atalanta e non è neanche così semplice da trovare, quindi a quel punto l'Inter potrebbe puntare su un profilo diverso, ecco un profilo che comunque potrebbe esplodere, ma che ha già fatto vedere tante cose positive. Diciamo la differenza tra Calaili e Red, che Calaili è un profilo più offensivo e forse anche più tecnico. Red è un profilo un po' più, ecco, che è un passo avanti dal punto di vista difensivo perché è abituato a fare già il terzino della difesa a 4 e probabilmente ha anche più margini di miglioramento. C'è poi un altro nome che secondo me non sarebbe titolare all'Inter, che però è un nome molto interessante e lo andiamo a vedere, è il nome di De Rove, è un calciatore in forza al Brann, squadra norvegese, e quasi ecco come un po' ironico, il suo nome è Denzel. È un calciatore, come detto, classe 2004 e dal costo che dovrebbe essere molto contenuto, perché Transfermarkt lo valuta a 1,8 milioni, immagino che possa essere davvero un'operazione alla Bissek, quindi quell'operazione da 5, 6, 7 milioni, insomma non onerosissima, e vediamo già dalle statistiche, che ripeto non sono tutto, però è un calciatore molto completo per duelli aerei, duelli difensivi, conduzioni, cross, insomma è un calciatore interessante. Quali sono i suoi punti di forza? In primis è la rapidità, è un calciatore molto veloce, cosa che gli permette comunque di essere incisivo in entrambe le fasi, sia in entrambe le transizioni soprattutto, sia la transizione offensiva sia quella difensiva, quando si tratta di coprire tanto campo alle proprie spalle, cosa che all'Inter interessa, che gioca perché giochiamo spesso con una difesa alta. Poi è un calciatore che è tecnicamente bravo, anche nei passaggi, anche magari nella costruzione può aiutare, ed è un calciatore che usa entrambi i piedi, quindi anche questo è un segnale importante per quanto riguarda la parte tecnica. È un calciatore bravo nel duello, quindi se si trova sull'avversario è un calciatore che riesce comunque ecco, spesso a vincere duelli. Io oltre ad alcuni filmati ho rivisto spezzoni delle 2 partite che ha giocato in Europa League contro il Bologna. E qui arriviamo anche al punto negativo dove deve migliorare. È un calciatore molto veloce, è un calciatore che però dovrebbe incidere maggiormente in zona offensiva e soprattutto deve migliorare per letture tattiche, perché per esempio c'è stata un'azione, in realtà ne era più di una, però una mi è rimasta ecco impressa come azione, dove De Reuve, sperando di non sbagliare la pronuncia,
esce sul portatore di palla, lascia spazio alle sue spalle, spazio che poi va a sfruttare Rove, che l'esterno del Bologna, ecco, giocava proprio dal suo lato. Poi su Rove andrà a chiudere un compagno di squadra, un altro calciatore del Bran, quindi diciamo che l'azione finisce in un nulla di fatto, però c'è una lettura sbagliata. Ecco, da quel punto di vista ci sono delle letture che ricordano un po' il primo Bissek, quello che faceva notare delle qualità, però tatticamente non era eccezionale, quindi diciamo che è un profilo comunque che deve migliorare, ed è un profilo però non da titolare, ecco, sottolineiamolo, potrebbe essere un'alternativa, perché magari anche se l'Inter prende Palestra, però poi a quel punto serve un'alternativa, perché l'unica alternativa sarebbe Diouf, che ad oggi è ancora non adattato a quinto, quindi andrebbe sempre da valutare. Ecco, magari prendere un'alternativa giovane, comunque classe 2004, per pochi milioni, e che potrebbe rivelarsi un grande colpo, a me non dispiacerebbe per nulla. Naturalmente era giusta una parentesi sul mercato dell'Inter, perché ecco, per rispondere un po' alla domanda di qualche profilo alternativo. È chiaro che se andiamo a valutare caratteristiche, inserimento nel campionato, contesto tattico, Palestra rimane superiore a questi profili, ma è proprio per questo che ha un costo molto elevato, forse addirittura più elevato di quello che secondo me sarebbe il giusto prezzo, perché sui 40-43 milioni potrebbe essere un prezzo giusto per Palestra, però l'Atalanta ne chiede molti di più. Rimane il favorito, ed è per questo che l'Inter sta cercando di affondare il colpo, perché Palestra dà sicuramente più certezze rispetto ai profili citati, però dovesse saltare Palestra e non dovesse esserci un esterno con la stessa affidabilità, quindi con un esterno che già conosce il campionato, e non mi sembra che ce ne siano del valore di Palestra, ecco che si potrebbe provare un profilo diverso, un profilo giovane, sfruttando magari anche, perché no, un'area scouting dell'Inter che sicuramente avrà al vaglio diversi profili da esterni. Ecco, questi sono nomi che a me hanno colpito particolarmente. Proseguiamo anche con gli altri articoli di giornata e leggiamo: Solé vede nerazzurro, prima il rinnovo a Udine, poi raggiungerà Chivu. Il difensore francese è pronto ad arrivare in prestito con obbligo di riscatto, ma deve prolungare fino al 2028. Questo perché naturalmente si sta cercando una formula favorevole all'Inter. L'Udinese aprirebbe a tale formula, quindi prestito oneroso con obbligo di riscatto a condizioni scontate praticamente. E però comunque ecco, Solé deve rinnovare il contratto, perché deve prolungarlo di un ulteriore anno proprio per permettere questa formula. L'Inter praticamente in questo momento sembra avere in pugno Solé, deve soltanto accelerare, tentenna, perché naturalmente si valutano anche delle alternative. L'alternativa è stato fatto il nome di Mancini, che però ecco, secondo me è un nome che non è semplice da prendere. Io penso che la priorità sia di Mancini che della Roma sia il rinnovo di contratto, e potrebbe secondo me diventare un'opportunità, un'occasione ecco, da sfruttare soltanto nel momento in cui si dovessero rompere le trattative tra Mancini e la Roma. Ma la mia sensazione è che insomma è un nome che interessa, ma non è un nome sul quale l'Inter affonderà il colpo. Naturalmente c'è poi da valutare la situazione Bissek, come abbiamo detto, Ndicà potrebbe essere l'alternativa. La mia sensazione è che però si accelererà per Solé. L'unico dubbio è che comunque, allora, Solé è un calciatore che a me piace tanto, è un calciatore che comunque ha fatto vedere delle cose positive a Udine, e nell'ultimo anno è cresciuto tantissimo dal punto di vista tattico, perché 2 anni fa, io per esempio dicevo, mi ricordavo un po' il primo Bissek, perché ecco, torniamo al discorso del primo Bissek, perché tatticamente non era eccezionale, poi magari era fortissimo per aggressività, era bravo in impostazione, era un calciatore che nel duello fisico faceva valere la sua forza, però tatticamente non era eccezionale. Nell'ultimo anno ha fatto un grandissimo salto di qualità da quel punto di vista, e quindi sarebbe un ottimo profilo. L'unico dubbio è che l'Inter non sta cercando un centrale, e quindi Akanji continuerà ad essere il centrale della difesa 3 ad oggi. Probabilmente ecco, senza l'uscita di Bissek o Akanji non si prenderà un centrale, che io auspicavo sinceramente all'arrivo di questo tipo di calciatore, e quindi non si arretrerà a riserva né Bissek né Akanji. Concludiamo anche con l'ultimo articolo di giornata, è un articolo di Tutto Sport, e leggiamo: Chivu, tempo di annuncio. Entro il fine settimana l'ufficialità del rinnovo, nasce un Inter sempre più simile alle idee del tecnico che cerca il click pure in Champions. Ecco, per esempio, Tutto Sport parla anche del rinnovo di Christian Chivu, che è pura formalità in questo momento, ingaggio che passerà da 2 milioni e mezzo a 4 milioni, bonus compresi, e scadenza 2028 con l'opzione per un ulteriore anno. Naturalmente Chivu sta avendo anche
sta incidendo sulle scelte di mercato, o dovrebbe incidere, visto che ad oggi l'Inter non ha concluso operazioni, e però ecco, naturalmente questo è perché è cambiato anche lo status del tecnico. Se l'anno scorso arrivava comunque un tecnico con 13 presenze in Serie A e quindi purtroppo, sottolineo, non è stato dato tantissimo ascolto in sede di mercato al tecnico, diciamo che quest'anno ovviamente ha uno status da allenatore campione d'Italia al primo anno e chiaramente ha molta più incisività, ecco, sulle scelte. Quello che si sta cercando di creare è un Inter un po' più in verticale, un Inter più tecnico, un Inter con un ritmo più alto, e da qui, ecco, nascono anche i nomi, per esempio di Palestra, di Curtis Jones, insomma sono nomi che possono proprio aiutare in quella direzione. Chiudiamo anche col nome di Provedel. Sembra che il prezzo del portiere della Lazio sia intorno ai 2-3 milioni e che in questo momento sia assolutamente il favorito, sia per quanto riguarda lato dirigenza Inter, sia per quanto riguarda lato calciatore, che, come abbiamo visto anche ieri, mette l'Inter in cima alla lista delle sue preferenze. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti, sia sul nome di Palestra, su questa trattativa che comunque tende ad arrivare insomma intorno ai 50 milioni, sia sulle alternative e naturalmente su tutto ciò che riguarda il mondo Inter. E come sempre io vi saluto proprio con un gran bel Forza Inter!